stanno sia in alto che in basso. Capra e buffone. Hai vinto perché non ho partecipato io all'Isola di fare uno strumento. E una volta fuori dal fumetto, la trama la possiamo fare noi. E quindi raggiunto Gnamarda, la sua capitale, direzione nord. Arrivati alla città di Naypyidaw, rotta ad est, attraversando le montagne per raggiungere il lago Inle. Quindi nuovamente le ruote verso il nord fino a Mandalay, per concludere il viaggio dopo 1200 km nella città di Bagan. Si parte dal grande stupa di Shwedagon nel centro di Yangon, e che una leggenda afferma avere più di 25 secoli. È alto più di 100 metri con dentro le usuali reliquie del Buddha, in questo caso 8 capelli. La grande cupola dorata segna il chilometro zero del nostro viaggio. I primi 400 km sono privi di dislivelli significativi. Sono tappe di trasferimento, utili solo ad ambientarsi e a trovare il giusto ritmo e la necessaria confidenza con la regione. Ci sono alcune cose che ci hanno colpito fin da subito in questo strabiliante paese. La prima è la naturale gentilezza, la cortesia, la delicatezza del suo popolo e soprattutto dei bambini birmani, perennemente allegri, giocosi, e ovunque si abbia fatto sosta ci hanno riempito di sorrisi, di saluti e di feste. La seconda è l'incredibile spiritualità, la devozione religiosa di questa gente che balza all'occhio attraversando il paese. Non esiste quasi un luogo ove non sia presente un tempio, un altare o un semplice stupa buddista. Li si incontrano per la strada, nelle piazze grandi, piccole delle città o abbarbicati, quasi isolati a picco sulle rocce in mezzo alla foresta. Immancabili le cupole dorate che li rendono riconoscibili anche da grande distanza, così come immancabili sono le varie rappresentazioni del Buddha, alternate a immagini oniriche, allegoriche. E la terza cosa? Ma certo, il caldo, intenso, con una umidità vicina all'80% che rende l'aria soffocante, irrespirabile. Come facciano a lavorare con questo clima resta un mistero. Noi solo la sera, pedalando verso l'imbrunire, troviamo un qualche sollievo da questa calura. L'umidità che Avete troppi capelli in testa. ha troppi capelli in testa. Vediamo qua se ci possono dare un indirizzo per fare uno scorcio. Questo qui c'è scorciare in inglese, ma dai, a gesta, lascia parlare per Ciccio, non mi capisce, vedi come sta facendo adesso. Little, 2 centimetri, così mi piace. Perfetto. Ok? Come daranno le lezioni in Sicilia stasera? Cribio! Ma hai detto 5 centimetri! Forse non l'ha capito bene, non so. Vieni che bonzarti anche tu! Dai! Beh, Bonzati te adesso! Da domani, hai visto? Sembriamo 2 bonzi! Per me più che 2 bonzi sembrate. Non dirlo! Perché siamo in fascia protetta, non lo dirò, che è chiaro il concetto. Perfettamente mimetizzati coi monaci locali, tolto Marco che ha pervicacemente conservato la zazzera, riprendiamo il cammino verso nord,
A parte qualche inevitabile inconveniente, ci impegniamo ad entrare in confidenza con la gente che incontriamo lungo il percorso, anche se il vero spettacolo restano i bambini, che non di rado ci riempiono di domande, che non riusciamo ovviamente a capire e coi quali ci si riesce a intendere solo a gesti. Un paese delizioso, dove anche gli animali sembrano avere un animo gentile e affettuoso. Per noi giorni semplici, dove alterniamo impressionanti ingestioni di liquidi a compensare quelli persi, a rilassanti penniche durante le ore più calde. Quanto alle libagioni ci affidiamo allo street food locale, economico, buono ed estremamente vario. Solo le cavallette non sono riuscito a mandarle giù bene, perché i pezzi di ali finiscono sempre col fermarsi in mezzo ai denti. Al tramonto del quarto giorno arriviamo a Naypyidaw. Le tappe di puro trasferimento sono finite. Comincia la parte più interessante del viaggio. Dobbiamo attraversare le montagne, pedalando su una strada formata da un interminabile susseguirsi di saliscendi, che attraversando valli, fondovalli e foreste ci porta dopo 3 giorni a un fiume, seguendo il quale raggiungiamo il lago Inle. Procediamo per strade dalla carreggiata stretta, per lo più bianche o in cattive condizioni, dove i pneumatici ben dimensionati fanno il loro giusto dovere. Nonostante questa zona sia poco abitata e frequentata, non troviamo grandi difficoltà nel recuperare cibo, acqua e alternare grandi momenti di bici a grandi momenti di svago. Ancora, vai, bagnati tutto. Dimmi! Una foto! Guarda che bello! Facci una ripresa con l'elefante! Ok, mettetevi in posa! Ok, ci stiamo! Vieni qua, Armando, questa parte, dai! Ecco lì vicino che siete perfetti, un attimo, Viene bene? La foto, viene? Sì, ok, fermi così, va bene. Perfetto! Ancora un giorno e appare la cittadina di Nyaungsve, posta sulle sponde del fiume che 5 km più a sud sfocia nel lago Inle. Per noi un giorno di sosta da dedicare al turismo. Ci imbarchiamo infatti su una delle infinite piroghe di legno che solcano prima il fiume e poi il lago, portando in giro i turisti. Sul lago si incontrano una miriade di pescatori distinguibili per il loro caratteristico modo di remare con l'aiuto dei piedi. La sponda occidentale è composta da un fitto intreccio di canali, a volte microscopici, a volte più larghi, dove sorgono case su palafitte, collegate da piccoli ponti che fanno sembrare questi villaggi una sorta di piccola Venezia birmana, e dove il viavai delle piroghe a motore sembra essere incessante per tutto il giorno. La grande pagoda di Alodao Pauk è il punto di raduno per gli abitanti rivieraschi. Basta vedere il numero impressionante di piroghe che ha approdato o che cerca un molo per scaricare gente sulla grande spianata del tempio. Più che un luogo sacro, sembra un potpourri di una serie di ristorantini, mercatini locali, un miscuglio di gente, suoni, odori, preghiere. Tutti rigorosamente scalzi sulla spianata, e per noi resta un mistero capire come faranno a ritrovare le proprie calzature.
un'interminabile serie di tradizionali funzioni religiose con annesse processione si confonde con la frenetica attività del piazzale. Cos'è? È per la ripresa dei capelli scritto. Ah, prendiamo due? Due. Col tramonto finisce anche la nostra giornata di ozio. Da domani di nuovo in pista, per dirigersi verso il punto più a nord del nostro viaggio, Mandalay. Lungo la strada veniamo invitati a una cerimonia nuziale che si tiene come da tradizione nell'abitazione del papà degli sposi e dove si sono radunati tutti gli abitanti del villaggio, coi parenti e con gli amici. Riceviamo una accoglienza simpatica e calorosa, unita all'immancabile offerta di cibo e tè che non riusciamo a rifiutare in alcun modo. Riprendiamo il cammino solo a cerimonia finita, tornando a pedalare verso nord. Prima di arrivare a Mandalay abbiamo la tappa intermedia di Amarapura, che fu per poco tempo capitale della Birmania. Amarapura oggi è poco più che un sobborgo della vicina Mandalay e per raggiungerla dobbiamo attraversare il lago Taug Taman, passando sopra un ponte, quello di Ubein. La storia di questo ponte è curiosa. Fu costruito a metà Ottocento con legno recuperato dall'ex palazzo reale di Ingwa ed è dotato di 1086 pilastri di teak che si estendono fuori dal lago, alcuni dei quali, date le pessime condizioni, sono stati sostituiti con pilastri di cemento. È lungo 1200 metri ed è probabilmente il più antico e lungo ponte di questo genere. Il lago è basso, poco più di 3 metri nel punto più profondo, ma a quanto pare sufficientemente pescoso, quantomeno a giudicare dalla incessante attività dei pescatori locali. E qui, per la prima volta in vita mia, osservo una professione a me totalmente sconosciuta, il pastore delle anatre. Questo, giuro, non l'avevo mai vista e mai neanche immaginata. Anche se ormai è un'attrazione turistica, il ponte viene ancora costantemente utilizzato per attraversare il lago ed è diventato un mercato all'aperto sia per i turisti che per i locali. È dal primo giorno che abbiamo notato che gli abitanti del Myanmar sono soliti decorarsi il viso con un particolare pigmento di color ocra chiamato Tanaka. Scopriamo che viene prodotto dallo sfregamento della corteccia di un particolare albero su una pietra levigata. Ha un buon odore e sembra anche ripari dal sole. Acquistato un barattolo e trovata una volontaria esperta nell'uso, completiamo la nostra metamorfosi in perfetti birmani. Risultato? Molto etnico, senza dubbio. Però Armando, memore del proverbio impara l'arte e mettila da parte, decide che potrebbe dedicarsi alla professione di estetista locale e così fuori da un tempio si impegna a trovare dei potenziali clienti e, incredibili a dirsi, ottiene anche un certo successo coi locali. Ancora un piccolo strappo sui pedali, pochi chilometri per raggiungere il nostro punto più a nord, la città di Mandalay. Ed è qui che visitiamo l'incredibile pagoda di Kutudav. Questa pagoda in sé non sembrerebbe differire molto da altre simili in Birmania, se non per una particolare caratteristica. All'interno dell'immenso cortile è contenuto il libro più grande del mondo, una copia del Tipitaka, il testo sacro del buddismo. Ogni stupa disposto nell'enorme spiazzo interno contiene una lastra di marmo alta 1,5 metri e scritta su ambo i lati col classico alfabeto birmano a caratteri arrotondati. È un alfabeto molto particolare perché fu studiato inizialmente per scrivere sulle foglie di bambù, dove se si usavano caratteri spigolosi
si rischiava di rompere le foglie. Sono 1416 pagine e dal lato della collina colpisce la maestosità dell'opera. Ma le sorprese della zona non sono ancora finite. Poco più a sud di Mandalay, seguendo una piccola stradina, si giunge a una zona caratterizzata dalla presenza di una lunga serie di stupa e di pagode, a volte nascosti dai rami della foresta o posizionati lungo gli acquitrini. Le contiamo a decine, da piccolissimi ad enormi. Una di queste, nella quale non troviamo traccia sulle nostre guide, sembra essere una scuola religiosa, dove un grande numero di giovani prega ad alta voce fuori dal tempio, lungo gli scalini degli stupa, o all'interno della pagoda stessa, dove si sente ininterrotta la cantilena delle loro preghiere. Continuando su una strada nel mezzo di ampie risaie e bananeti, che dubito molto sia percorribile con la stagione delle piogge, si arriva al monastero di Bagaia, con la sua guglia alta 7 livelli. Il monastero, interamente in legno intarsiato, poggia su 267 giganteschi piloni di teak, che a me sembrano essere stati affumicati sul fuoco per proteggere le fondamenta dalla corrosione della foresta e dall'umidità. Come peraltro sia ancora in piedi dopo 500 anni resta un mistero. Poco più in là, seguendo le risaie, un altro monastero, ma di questo non troviamo nessuna indicazione. Fermo, sento il puzzo di trappola. Lascia fare a me queste cose, so che bisogna fare. Io ho l'impressione che questa scena qua l'ho già vista in un film. Come è finita la scena? Male, molto male. Vabbè, tanto non lo conosceva nessuno e dubito che la Lonely Planet debba riscrivere qualche capitolo, per cui tiriamo avanti che manca ancora della strada e fa anche caldo. Problemi? Non riservo. Io ho bisogno di fare rifornimento. Ok, rifornimento, va bene. Distiamo poco più di 200 km dalla nostra meta finale e mentre pedaliamo ci vengono in mente le parole di Tiziano Tersani, lette in un libro molti anni fa. Dicevano: ci sono viste al mondo dinanzi alle quali uno si sente fiero di appartenere alla razza umana. Bagan è una di queste. Sorta nell'VIII secolo d.C., è situato sulla riva orientale del fiume Irrawaddy. Le rovine di Bagan oggi ricoprono una superficie di quasi 10 km² ed è una delle zone archeologiche più vaste del mondo. La maggior parte dei suoi edifici furono costruiti tra il 1000 e il 1200 d.C., quando Bagan era la capitale del primo impero birmano. Vaghiamo per 2 giorni tra i templi dell'antica Bagan, dove sono contenute centinaia di differenti statue del Buddha, tutte diverse per forme, materiali e dimensioni.
Il giorno prima della partenza sembra quasi che la gente abbia deciso di salutarci, organizzando per le strade della città nuova una colorata festa, formata da una lunga processione di carri musicali, elefanti, cavalli rizzi e splendide ballerine birmane. Ma prima di rientrare ci rimane ancora una cosa da fare. Affidiamo dalle rive del fiume Irrawaddy le nostre piccole lanterne colorate al cielo, esprimendo il desiderio di poter un giorno tornare. È il nostro modesto modo per ringraziare questo paese e la sua gente. Il tempo ora è scaduto ed è ora di riprendere ad essere dei fumetti e rientrare tra le pagine di quel libro lasciato in cucina a Milano. Sì, pronto. Ciao Sergio, sono Raef, come... Sì, grazie, tutto bene, tutto bene. Mi ero un attimo addormentato leggendo un fumetto. Ah, caspita, a quest'ora. Sì, vale, ero stanchissimo, mi sembra di aver pedalato 1000 chilometri, non capisco. Avresti voglia di andare fuori a correre insieme? Sì, dai, volentieri, dai, mi recupero un attimo, finisco il tè e ci vediamo giù. Benissimo, a fra poco, Ok, ciao. 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 Ciao.